Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Come avrete certamente capito, osservando le foto che stanno andando in sovraimpressione, continuiamo a parlare di Ken, perché le cose da dire su di lui sono ancora molte. Ma prima vediamo la sigla! Nell'ultimo video vi stavo dicendo che Ken, vedendo Ryu avanzare rapidamente verso l'obiettivo di diventare il maestro di arti marziali più forte del mondo, decide di andare in Giappone per battersi con lui. Tra poco vi mostrerò l'incontro che Ken e Ryu hanno disputato in Street Fighter Alpha 2, ma prima leggiamo attentamente che cosa si dicono i due amici rivali nel momento in cui si rivedono. Credo che sia importante esaminare questa conversazione perché nasconde molto di più di quanto in apparenza possa sembrare e mostra alcuni lati della personalità dei nostri eroi che sono poco conosciuti. Inoltre, dimostra quanto profondamente Ken conosca a fondo il suo buon amico Ryu. Ken domanda a Ryu dove fosse stato per tutto questo tempo e Ryu, in modo piuttosto seccato, bisogna ammetterlo, sostanzialmente gli risponde: perché questa domanda? Hai bisogno di una lezione come quella che ho dato a Sagat? Ken non se la prende, perché da buon amico, che lo conosce meglio di chiunque altro, ha subito capito che quello che aveva di fronte non era il vero Ryu. La cosa non viene detta in maniera esplicita, ma anche noi conosciamo Ryu. Sappiamo bene quali sono i suoi problemi e altrettanto bene sappiamo che non avrebbe mai e poi mai risposto a Ken in quel modo, a meno che in quel momento non fosse stato posseduto o quantomeno in procinto di cadere vittima del suo lato oscuro, del Satsui no Hado. Se non sapete cos'è il Satsui no Hado, vi invito a guardare il video che ho dedicato a Ryu, di cui trovate il link qua sotto. Ken, che aveva già capito tutto, non si sentì minimamente offeso da quella risposta sgarbata, perché aveva capito che quello non era il vero Ryu e gli risponde: sicuro, vediamo le tue mosse, dammene un assaggio. Osserviamo il loro combattimento. Hadouken! 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 Shoryuken! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Shingen! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! 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 Shingen! Hadouken! Shingen! Hadouken! 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 Shingen! Hadouken! 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 Shingen! Shingen!
Dopo che Ryu è stato battuto, o forse dovrei dire che è stata sconfitta la sua parte malvagia, Ken gli dice: Alzati Ryu, sento che c'è qualcosa che ti tormenta. Il tuo cuore non era con te. Vedete? Ken non l'ha detto in modo esplicito, ma gli ha fatto capire che era stato consumato dal Satsui no Hado. Il combattimento con Sagat ti ha davvero scombussolato il cervello. Resta concentrato. Ricorda, non è altro che un combattimento. Non è forse così? Con queste parole, Ken gli ha voluto dire di prenderla più sportivamente, che non deve provare un desiderio troppo intenso di sconfiggere l'avversario, perché è questo che lo porta a cadere vittima del suo lato oscuro, del Satsui no Hado. Ecco, prendi questa, dice Ken mentre gli porge la fascia che legava i suoi capelli e che da quel momento in poi Ryu utilizzerà al posto della fascia bianca che era solito legarsi alla fronte. Se tu perderai di nuovo la concentrazione, questa ti aiuterà a ricordarti di me e della nostra lotta e ti aiuterà a recuperarla. Grazie Ken, mi sei stato di grande aiuto, gli risponde Ryu, che a quel punto era tornato in sé. I due amici si congedano e prendono strade diverse, non prima però di aver promesso l'uno all'altro di incontrarsi di nuovo e di combattere ancora. Ken torna negli Stati Uniti e ricomincia ad allenarsi, supportato dalla sua splendida fidanzata Eliza. Anche se, come abbiamo visto, Ken ha vinto il combattimento, dalle parole che dice la sua ragazza, si considera fortunato ad esserci riuscito. Ryu era diventato molto più forte di quanto si aspettasse e per tale ragione decide di allenarsi ancora più duramente, perché in caso contrario sarebbe stato Ryu ad aiutarlo a rialzarsi la prossima volta. Da queste parole comprendiamo che pur avendo vinto il combattimento, Ken non era pienamente soddisfatto, perché la sua vittoria era parzialmente appannata dal fatto che Ryu, in quel momento, non era in sé e si domanda: cosa sarebbe successo se il suo avversario fosse stato pienamente presente in ciò che faceva? Quello che Ken vuole veramente è battere un Ryu con la mente limpida, serena e concentrata nella lotta, e non un Ryu che si trovi in uno stato mentale alterato, vittima del Satsui no Hado. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Ken nel prossimo video, dato che le cose da dire su di lui sono ancora molte. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Ken, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.